Ciao e benvenuti nuovamente nel mio canale e in un mio nuovo video. Oggi andiamo a sfogliare insieme la mia boutique di luglio 2022. È già il primo modello in copertina, ci piace veramente tantissimo. Andiamo subito a vederlo insieme. Ed ecco qui il modello che troviamo in copertina ed è un abito che è il numero 01, le taglie vanno dalla 42 alla 48 ed è stato realizzato in tela in misto cotone e lino con cannoncino rimesso abbottonato al centro davanti da asole e bottoni. Poi il corpino è tagliato in vita con elastico inserito e passanti posizionati ai fianchi con cintura realizzata nello stesso tessuto del capo da annodare al centro davanti. Un modello che sarà benissimo a chi ha un fisico a clessidra, un fisico a pera, un fisico ovviamente anche a rettangolo ma non a triangolo rovesciato, e ha 3 stelline su 4 di difficoltà, quindi non è tanto facile. Qui abbiamo la numero 02 che è la blusa, le taglie vanno dalla 40 alla 46, ha una linea a scatoletta realizzata in pizzo di cotone su base di organza e con guarnizione a V nel centro, questa guarnizione che vediamo qua nel centro davanti. E poi è stato realizzato, è stato impreziosito anche con una passamaneria, e questa è una cucitura facile, non ha cuciture e si indossa dalla nuca, quindi non abbiamo bisogno di inserire la cerniera a lampo. Qui abbiamo una bellissima gonna che è la numero 03, anche questa è di facile realizzazione, è realizzata con queste pieghe davanti e dietro, è svasata nei fianchi, aperta nel centro davanti e chiusa da asole e bottoni, e la cintura è rimessa alla vita e termina al centro del davanti formando 2 lacci da annodare, e anche questa è una cucitura facile. La numero 04 è questa bellissima casacca che va dalla taglia 38 alla 44, che è stata realizzata in tela di misto cotone e lino senza abbottonatura nel centro, infatti è facile realizzazione perché proprio non ha tutto quello che magari può spaventare quando siamo di fronte ad una giacca, e sia le maniche che l'orlo sono guarniti da questa passamaneria molto particolare. A me piace molto quando i capi sono rifiniti con della passamaneria, con un tessuto magari in contrasto col tessuto principale della maglia, in questo caso della giacca, della casacca, abbinati al pantaloncino, anche questo veramente delizioso, che è il numero 05. Anche questo è stato creato, diciamo realizzato con lo stesso tessuto della casacca, un'apertura a lampo nel centro dietro, pence nel dietro, ed è guarnita al fondo da questa passamaneria come nella giacca ed è di facile realizzazione. L'abito è il numero 06, le taglie vanno dalla 38 alla 44, ha una linea a sottoveste ed è stato realizzato in un tessuto monopesca color cannella, vabbè, questo in questo caso vabbè, con alti spacchi a baciare al fondo dei fianchi. Quindi qui abbiamo 2 bellissimi spacchi, mentre le bretelle sono state realizzate con un del cordoncino, ma possiamo realizzarle anche noi con lo stesso tessuto o con un tessuto anche contrastante, colore contrastante rispetto al vestito. Qua vediamo lo spacco, molto carino e femminile. Ed ecco qua la moda mare, non poteva mancare questo mese la moda mare. Abbiamo qua un bikini che è il numero 07 e poi che è formato appunto da 2 pezzi, stati realizzati ovviamente in licra elasticizzata con stampa pannelli pua bianchi e tinta unita bianca e unita blu. Quindi sono stati utilizzati 3 tipi diversi di tessuto di licra. Il copricostume è il numero 08, le taglie dalla 40 alla 46, dalla linea kimono, realizzato in candida georgette, senza lacciatura ma totalmente aperto sul davanti ed è di facile realizzazione. Questo mi piacciono tantissimo in estate con il costume da indossare, perché rendono comunque più chic l'abbigliamento per il mare. Per esperte invece sono i pantaloncini che vediamo qui, che sono il numero 09, vanno dalla taglia 40 alla 46, è stato realizzato in drill elasticizzato, ha una cintura rimessa in vita e passanti e si allaccia al centro davanti con asole e bottone e con la patta. Le tasche davanti sono oblique con fianchino guarnite all'apertura da un bordo in sbieco arricciato, e sono veramente molto carini, adatti alle giovanissime.
Crop top è il numero 10, le taglie vanno dalle 38 alla 44 ed è una cucitura facile. È stato realizzato in un unico pezzo con motivo che sale al centro del davanti con lunghi lacci posizionati all'estremità del motivo, da portare sul dietro a bretella, inserire nei passanti con motivo a incrocio. Come vediamo dietro ha tutto questo gioco di incroci molto carini, abbinato alla gonna pareo, ed è per esperte della numero 11. Le taglie vanno dalla 38 alla 44, è corta e asimmetrica ed è realizzata in crêpe de chine a fantasia. La cintura è rimessa in vita e a pieghe stirate per la sola parte esterna del capo, e poi è dotata di questi lacci per annodare appunto a piacere la gonna pareo. Pantapalazzo numero 12, vanno dalla taglia 42 alla 48, veramente bellissimi. Io già sono per i pantaloni palazzo, perché chi mi segue sa che io li amo tantissimo, ma in più questi sono molto particolari perché hanno una sola cucitura al centro della gamba e poi la parte alta del davanti prosegue formando questi lacci da annodare al centro, e la parte alta della vita è rifinita con alto bordo interno. Quindi veramente particolari, non avevo mai visto dei pantaloni così particolari, veramente molto belli e da provare. Qui invece abbiamo una moda social, facile, è il Caban, va dalle taglie 42 alla 48 ed è stato realizzato in drill elasticizzato a fantasia, con taglio maniche asceso e tasche inserite nelle cuciture dei fianchi, alto bordo rimesso all'apertura centrale del davanti e dello scollo dietro, e rimane molto larga, quindi direi che è soprattutto adatta a chi ha un fisico a mela. Blusa che mi piace tantissimo, è tra l'altro di facile realizzazione. La blusa è fascia per capelli, quindi abbiamo un completo, vediamo qua la fascia per capelli, qua è il figurino. La maglia va dalla taglia 42 alla 48, semplice, dalla linea kimono appena accennata, è realizzata in satin elasticizzato rosa antico, con piccola apertura a goccia nella parte alta dello scollo dietro e chiusura con asole e bottone. La fascia è facilissima perché è direttamente una fascia, al suo interno ha un ferro tondo modellabile e lo possiamo posizionare come meglio crediamo, ed è veramente molto carina, mi piace. E con questo metodo si potrebbero realizzare, io avevo in mente di realizzare anche delle collane con questo metodo proprio qui. Quindi oltre che la fascia per capelli possiamo avere la possibilità di realizzare delle collane particolari, poi magari le vediamo insieme nel mio canale, quindi se non sei iscritto iscriviti al canale. Il 15 è il pantalone, va dalla taglia 42 alla 48, è stato realizzato in KDI, leggermente elasticizzato ed è caratterizzato da questa piega presente sul davanti che lo rende molto elegante, molto chic, e le tasse inclinate con fianchino. La cintura è rimessa in vita in forma con lampo inserita nel fianco sinistro e linea morbida che svasa sul fondo, dei pantaloni che sono di una sciccheria unica. In questa pagina abbiamo la gonna, che è veramente bellissima, è una gonna midi che è la numero 16, le taglie vanno dalla 42 alla 48, è stata realizzata in drill elasticizzato di cotone a fantasia, è una cintura rimessa in vita chiusa al centro dietro con lampo, ed è una gonna che sta benissimo a molte tipologie di fisico, ed è tra l'altro anche una cucitura facile, quindi tutta da cucire e da provare. Qua abbiamo il numero 17 che lo scamiciato va dalla taglia 38 alla 44, con profondo scollo a V sul davanti e tasche arrotondate applicate anche agli scalfi, e sul davanti ha delle tasche arrotondate applicate. Allora, 18, la camicia va dalla taglia 40 alla 46, dalla linea classica, è stata realizzata in satin elasticizzato, apertura cannoncino centrale davanti, chiuso con asole e bottoni, e collo classico con solino, maniche lunghe a giro con polso rimesso al fondo e piccoli spacchi nella parte interna. Diciamo che questa è una camicia classica che possiamo ovviamente realizzare anche in tessuti diversi, che
non dovrebbe mancare nel guardaroba, perché comunque è un passepartout. Qui invece abbiamo quest'altra bellissima gonna, che è la numero 19, è una cucitura facile, è una gonna a mezza ruota, dalla lunghezza midi, ha una cintura rimessa in vita e chiusura con lampo nel centro dietro, ed è realizzata in cadì opaco e leggermente elasticizzato, quindi bisogna utilizzare sempre dei tessuti elasticizzati quando ci dice di usare questi tessuti, perché comunque il modello è stato creato proprio per indossarlo con quella tipologia di tessuto. Quindi se noi utilizziamo un tessuto diverso, in quel caso il cartamodello non andrà più bene. Abito numero 20 è una moda splendente, così chiamata splendente, ed è un tessuto che è giallo, realizzata in giallo, quindi un tessuto chiamati tessuti vitaminici, che ci danno energia, che ci danno buon umore, che ci danno molta positività. Ed è un abito che va dalla taglia 40 alla 46, con fianchino nella parte davanti e pants nel dietro. La gonna davanti ha uno sfondo piega centrale e le tasche sono inserite nelle cuciture dei fianchi. Apertura lampo nel centro dietro e leggera svasatura al fondo. Ed è caratterizzato da questa cintura che vediamo qui, realizzata in pizzo macramè a contrasto. Quindi abbiamo il tessuto dietro che abbiamo utilizzato per il nostro abito, e sopra è stato applicato del pizzo, ed è veramente bellissima questa idea, mi piace tantissimo, e questo fa in modo che qualsiasi tipo di abito che rimane un po' dritto stia bene a chi ha un fisico a clessidra e un fisico a pera. È un abito che può essere indossato sia con che senza la cintura. È chiusa al centro dietro con bottoni automatici. Mi piacerebbe moltissimo farla. Abito numero 21 è questo qui, che va dalla 40 alla 46 ed è interamente foderato. È realizzato in pizzo di raffia 3D con fondo smerlato. Ha lo scalfo all'americana e gli scalfi e gli scolli sono guarniti da profili realizzati in leggera tela elasticizzata in tinta. Il capo è stato realizzato con la sola apertura a goccia nel centro dietro, chiusa nella parte alta con asola e bottone. Molto chic, mi piace tantissimo. Mentre questo abito mi ricorda molto gli anni 60, guarda, gli anni 60 proprio, ed è per esperte, è il numero 22, le taglie vanno dalla 42 alla 48 ed è stato realizzato in due tessuti. La tela è misto cotone verde salvia per la parte sottostante e i tre fiocchetti a vista applicati al centro davanti. È stata realizzata in lino con ricamo ad intaglio laterale per la parte esterna, davanti e dietro, con profondi spacchi laterali, e lo scollo è leggermente a barca, molto chic, diciamo che è veramente un capo di alta sartoria. Sempre con il pizzo abbiamo il top, che è il numero 23, che è una cucitura facile e va dalla taglia 38 alla 44, con corpino davanti e dietro interamente doppiato, con pants, profonda scollatura V davanti e dietro, bloccata nella sola parte davanti, con un inserto centrale realizzato con un bordo di pizzo macramè a contrasto. E questo è il figurino. Abbinato a questa pantagonna, che è la numero 24, il taglio vanno dalla 38 alla 44, che è stata realizzata in misto cotone e nylon giallo limone, alle pence sul davanti e dietro in vita e le tasche inserite nelle cuciture dei fianchi, e poi la lampo dietro nella parte centrale dietro. Bellissima questa casacca, che è una moda noir, è la numero 25, le taglie vanno dalla 42 alla 48 e ha una linea quadrata con taglio spalla sceso e manica a 3/4 con bordo rimesso al fondo. Ha un ampio scollo arrotondato e ricami che sono posizionati nella parte alta delle maniche e del davanti destro, e poi ha una passemeria con lunga frangia che caratterizza sia le maniche che il fondo. La vediamo anche qui. Costume da bagno intero, che io usavo tantissimo i costumi da bagno intero quando ero piccolina, cioè ero adolescente, proprio piccola, tipo 14, 15, 16 anni, si usavano moltissimo, e adesso sono ritornati nuovamente di moda. E abbiamo il 26, che è il costume intero, va dalla taglia 40 alla 46 ed è stato realizzato in licra elasticizzata nera. E da che cosa è caratterizzato? Da questo motivo di anelli che vediamo qui, che guarniscono i fianchi, coppe imbottite inserite e bloccate nella parte alta della fodera. Il capo è indicato anche come body per
outfit elegante anche lontano dalla spiaggia, assolutamente, perché lo possiamo mettere magari sotto un abito magari in pizzo trasparente, diciamo che è versatile. Vediamo qui infatti che è abbinato al copricostume, che però in questo caso è per esperte, che è il numero 27, le taglie vanno dalla 40 alla 46 ed è tipo un long dress, come vediamo, quindi tipo uno chemisier, ed è stato realizzato in una leggera mussola di cotone. Ha il collo con alto solino che termina scostato al centro davanti formando una leggera V, e cannoncino centrale sottostante chiuso da asole e bottoni. Mi piace tantissimo. Per esperte è il numero 28, il mini abito taglia 42-48 realizzato in 4 tessuti di cotone. Lo vediamo bene qui, è veramente bellissimo, bellissimo sia per uscire in estate, per andare al mare, ed è l'unica pecca che per esperte. Vanno dalla taglia 42 alla 48 ed è stato realizzato in cotone con ricami alternati e differenti. Ha il corpino tagliato sotto il seno, davanti e dietro, con coulisse e laccio inserita da annodare al centro davanti. E poi ha caratterizzato a questo 2 balze sottostanti arricciate guarnite da passemenile di cotone, veramente molto bellino. L'abito è il numero 29, taglia dalla 38 alla 44, dalla linea a sottoveste con taglio stile impero nella parte alta e leggera svasatura ai fianchi, adattissimo anche a un fisico a clessidra vera, ed è utilissimo anche se vogliamo utilizzarlo proprio come sottoveste. Magari sopra possiamo mettere un abito realizzato interamente in pizzo, per esempio, per fare un esempio, e quindi sarà comunque elegante, perché comunque non usciamo nude ovviamente, quindi diciamo che ha svariate modalità di essere indossato, ed è stato realizzato in maglia compatta e elasticizzata. La casacca che vediamo qui è la numero 30, va dalla taglia 42 alla 48, dalla linea a scatoletta realizzata in tessuto elasticizzato in cotone fantasia, scollo arrotondato che è guarnito da profilo in sbieco, realizzato nello stesso tessuto del capo, e piccola apertura a goccia nella parte alta dello scollo, abbinato a questa gonna che io amo alla follia. È bellissima, la possiamo ovviamente realizzare anche di tutto, per esempio i 2 pannelli dividono la gonna a metà, li possiamo anche realizzare dello stesso colore, oppure quindi la possiamo fare tutta dello stesso colore, oppure possiamo fare questa parte di un colore, la cintura di un'altra. Insomma, possiamo veramente sbizzarrirci, oppure fare la parte davanti di un colore, la parte dietro di un altro che riprende la cintura. Insomma, possiamo veramente sbizzarrirci, ed è la numero 31, va dalla taglia 42 alla 48, è realizzato con una cintura in forma rimessa in vita con apertura a lampo nel centro dietro, ed è realizzata in leggera ecopelle elasticizzata, quindi sempre usare tessuti elasticizzati. L'abito che troviamo qui è un abito che è di facile realizzazione, numero 32, taglia dalla 40 alla 46, dalla linea a sacchetto, realizzata in cotone leggermente elasticizzato, e ha uno scollo arrotondato e profilato con lo sbieco e le tasche inserite nelle cuciture dei fianchi. Questo, devo dire la verità, non è un mio abito che mi piace particolarmente, cioè non li indosso gli abiti così, ma probabilmente perché è un abito che è adatto a che un fisico più che altro a mela, ma un fisico a clessidra come il mio non mi sta bene, quindi bisogna imparare a scegliere gli abiti che più di altri valorizzano il nostro fisico. Spolverino taglia 38-44, il numero 33, dalla linea dritta con taglio spalla sceso e ampie maniche dritte, totalmente aperto nel centro davanti, tasche inserite nelle cuciture dei fianchi e altri alti spacchi a barca ai fianchi. Dei lacci posti ai fianchi si annodano a piacere. Bellissima anche questa, abbinata a questo bellissimo abito che è un long dress numero 34, taglia 38-44, ed è una cucitura facile dalla linea aderente, lo scalfo dietro con accenno all'americana, quindi questa è una particolarità. Eccolo qui, una particolarità diciamo di questo abito, molto molto carino. Scollo arrotondato e guarnito come lo scalfo da un profilo in sbieco realizzato nello stesso tessuto del capo. 36, abito taglia 46-52, dalla linea a sacchetto in satin a fantasia optical con scollo
a barca e taglio spalla sceso, ed è veramente molto carino, indossato sia con la cintura che senza cintura. Sarà dato anche un fisico a mela, a un fisico a rettangolo, a triangolo rovesciato, mentre con la cintura lo possiamo indossare se abbiamo per esempio un fisico a clessidra oppure un fisico a pera. Altro, mamma mia che bello questo costume intero, bellissimo, lo faccio vedere da vicino perché veramente merita. È un costume intero che è il numero 38, taglia 40-52, è stato realizzato in licra lessigizzata nera, ha delle coppe imbottite inserite nella parte alta e motivo arricciato in forma che evidenzia i fianchi. Questi lacci che si annodano poi alla nuca si possono anche eliminare, ma io li lascerei. Mentre qui abbiamo questo bellissimo abito che è il numero 37, taglia 46-52, è un abito mini sbracciato con i fianchini davanti e dietro e piccolo spacco laterale al fondo della parte sinistra, finte tasche orizzontali e occhiello con un profilo apertura a lampo nel centro dietro, interamente realizzato in KD opaco, elasticizzato, bellissimo. Se ci risulta troppo piccolo o troppo corto, ovviamente lo possiamo un po' allungare, ma il modello è veramente chic, è un classico tubino, il classico tubino questo, realizzato in nero, immaginatelo, è veramente un capo che non passerà mai di moda. Qui abbiamo la canotta che va dalla taglia 46 alle 52, ovviamente non l'ho detto, ma queste sono le taglie più e sono fantastiche, io le adoro, le taglie più, mi piacciono sempre moltissimo i modelli. È la numero 39, la canotta va dalla taglia 46 alla 52 ed è stata realizzata in satin, tagliata nello sbieco del tessuto ed ha queste bretelle e i bordi di rifinitura dello scollo anch'essi tagliati nello sbieco del tessuto, ed è caratterizzata da questa scollatura dritta che crea un motivo cagoule cascante al centro. Spero di averlo detto bene. Gli short sono abbinati alla maglia, sono una cucitura facile, sono il numero 40 e vanno dalla taglia 46 alla 52 e hanno la cintura rimessa in vita con elastico inserito e tasche oblique con fianchino nel davanti. Al fondo gamba è finto il risvolto impunturato. Abbiamo terminato anche oggi di sfogliare questa bellissima rivista che io amo alla follia, perché io sono molto affezionata, perché ho iniziato a cucire grazie alla mia boutique da sola, quindi da autodidatta, e non esisteva internet, quindi mi sono dovuta proprio arrangiare. Comunque a me è piaciuto moltissimo questo numero. Fammi sapere se ti è piaciuto, quali sono gli abiti che ti sono piaciuti di più, quali vorresti realizzare e quali vorresti che io realizzassi per farti vedere un po' la realizzazione, come vengono poi realizzati anche con tessuti di colori diverso e via dicendo, e magari con delle modifiche. Fammi sapere. Se non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, mi raccomando, e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato su nuovi video che verranno caricati nel canale. E mi faresti un grandissimo piacere se lasciassi un commentino qua sotto, mettessi un bel like e condividessi i miei video, perché aiutano il mio canale a crescere. Grazie! Ti mando un grande bacio sartoriale e creativo, ma soprattutto terapeutico. Ciao e al prossimo video!